Qui siamo in una situazione abbastanza particolare perché l'edificio si appoggia su un terreno con una pendenza del 40%, che è una pendenza complessa per poi sviluppare un tipo di architettura che si integri anche nel paesaggio circostante. In questo caso si scende nello spazio interno abitato, quindi si parcheggia nella parte alta e poi si scende attraverso un collegamento verticale composto da una scala in acciaio e legno e un ascensore che collega i vari livelli. Il livello intermedio è la zona notte, composta da 3 camere che prendono luce e aria attraverso questa fascia di vetrature laterali, e poi una terrazza che è incassata nella copertura e poi i relativi bagni. Si scende attraverso una scala il cui asse è in allineamento con l'asse della piscina stessa, e quindi io percepisco scendendo anche l'acqua che prosegue verso lo sbalzo e il panorama. La parte giorno, che è il livello sottostante, è collegata attraverso sempre l'ascensore che mette in comunicazione un foyer centrale d'ingresso, i vari relativi servizi di magazzini, guardaroba, bagni, palestra, verso la zona giorno, che è un open space fondamentalmente, uno spazio cottura laterale, pranzo, e un salotto che comunque affaccia sulla terrazza in continuità con essa. Tipologicamente la copertura ha un sistema costruttivo molto semplice, molto elementare. Ci sono 2 poggi, una monte e una valle, e c'è una trave lamellare di circa 25 metri che appoggia su questi 2 elementi, questi 2 rostri che non si vedono ovviamente. La terrazza è una piastra di 160 metri quadrati totalmente a sbalzo verso valle, composta da travi reticolari in acciaio legate insieme attraverso le relative connessioni. Per alleggerire questa grande copertura è stata pensata distaccata dal terreno attraverso 2 grandi vetrate laterali di 2,5 metri di altezza che permettono alla luce trasversale di entrare e illuminare gli interni. Essendo un edificio semi-interrato, la necessità di luce è importante. Il vetro ha una duplice funzione: la trasparenza permette l'illuminazione ma anche alleggerisce la copertura, questa superficie di grandi dimensioni. Il vetro viene utilizzato anche per i parapetti ovviamente, perché questa continuità prospettica deve proseguire dall'interno verso l'esterno e verso il paesaggio, quindi la luce entra in modo naturale. Poi ovviamente c'è l'aiuto della luce artificiale che crea gli effetti notturni. Diciamo che tutto quello che è costruito in modo seminterrato, quindi sotto il terreno, ha delle caratteristiche termiche molto elevate, cioè non disperde, quindi l'estate sono ambienti freschi e l'inverno sono ambienti caldi, cioè l'edificio mantiene il calore in inverno e mantiene il fresco d'estate. Questo è uno dei principali concetti energetici più importanti, che non si avvalgono di energie alternative, ma in modo naturale si riesce a mantenere le caratteristiche termiche più consone. Principalmente io amo i materiali naturali, quindi questo edificio è costituito da elementi molto semplici, da elementi materiali primari: legno, pietra nella parte alta, poi il resto è seminterrato, quindi non è visibile ovviamente, e vetro. I materiali naturali poi integrano il progetto nel contesto, quindi nel paesaggio, senza rinunciare alla contemporaneità, che è principale direttrice di quello che facciamo normalmente.